Avevo sempre desiderato un'avventura invernale, qualcosa di diverso dalla mia solita vita. Così, quando ho trovato l'Arctic Night Express, non ci ho pensato 2 volte. Ho comprato il biglietto e sono partita. Il treno è corso verso nord da Stoccolma, passando tra paesaggi innevati che sembravano usciti da una cartolina. Guardando fuori dal finestrino e bevendo cioccolata calda, mi sono sentita felice, quasi emozionata. Ho notato un uomo dall'altro lato del vagone che mi osservava. Prima volta qui al nord? Mi ha chiesto con un sorriso gentile. Parlava con un accento scandinavo, ma il suo tono era calmo e rassicurante. Così evidente? Ho risposto ridendo. Beh, sì, ha detto indicando i miei stivali nuovi. Non sono ancora abituati al freddo, vero? Si è presentato come Lars, una guida esperta che organizzava spedizioni. Mi ha dato consigli su come proteggermi dal gelo e mi ha offerto un pezzo della sua tavoletta di cioccolato. Quando siamo arrivati a Jukkasjärvi, mi sembrava già di aver trovato un compagno per questa avventura. L'Ice Hotel era surreale. Ogni angolo brillava sotto una morbida luce azzurra. Quando sono entrata nella mia stanza, una sorta di igloo con sculture di animali artici, non ho potuto fare a meno di sussurrare. Non ci posso credere. Lars è ricomparso la mattina seguente, questa volta vestito con l'attrezzatura da guida. Ti sei iscritta al giro in slitta con i cani, vero? Sei nel mio gruppo. La slitta era selvaggia. Gli aschi abbaiavano e ululavano mentre correvano attraverso la tundra ghiacciata. Il freddo mi pungeva le guance e le mani erano così fredde che riuscivo a malapena a tenere la slitta. Stai andando benissimo, ha gridato Lars dalla sua slitta davanti alla mia. Piega a sinistra! No, l'altra a sinistra! Nonostante tutto, ridevo. Il puro brivido del momento mi faceva dimenticare il freddo. Più tardi, sulla collina innevata, dove avremmo dovuto vedere l'aurora boreale, Lars si è fermato e ha osservato il cielo, ormai quasi del tutto buio. Nell'aria gelida si vedeva il suo respiro mentre osservava l'orizzonte con attenzione. Le luci però non arrivavano. Al contrario, un ronzio basso e inquietante ha spezzato il silenzio. All'inizio sembrava il vento, ma il suono diventava sempre più forte, qualcosa di insolito e innaturale. Lars è rimasto immobile, il suo volto improvvisamente serio, mentre tutto intorno sembrava farsi più teso e minaccioso. Che cos'è quel suono? Ho chiesto. Mettiti dietro di me, mi ha detto con una voce preoccupata. All'improvviso la neve sotto i nostri piedi ha iniziato a muoversi. Si sentivano scricchiolii e il terreno si è aperto, formando una crepa. Un piccolo albero ci è caduto dentro. Corri! Ha gridato Lars. Mi ha preso per il braccio e siamo corsi verso le slitte. Siamo saliti sulle slitte e siamo partiti a tutta velocità. Mentre i cani correvano, mi sono girata indietro e ho visto la collina crollare, lasciando un grande buco nel terreno. Cosa succede? Ho gridato sopra il rumore dei cani. Il permafrost si sta sciogliendo troppo velocemente, ha spiegato Lars. Quella zona non era sicura
e non avremmo dovuto fermarci lì. Quando siamo tornati all'Ice Hotel, ero ancora un po' spaventata, ma anche sollevata di essere al sicuro. Più tardi Lars è venuto vicino al fuoco con 2 tazze di tè caldo. Hai avuto molto coraggio oggi, mi ha detto. Molte persone avrebbero avuto paura. Credimi, avevo paura, ho ammesso ridendo. Ma non perdo la speranza di vedere l'aurora boreale. Lars ha sorriso e ha indicato la finestra. Guarda fuori. Mi sono girata e ho visto il cielo pieno di luci verdi e viola. Si muovevano lentamente, come in una danza. Ho dimenticato tutto: il freddo, la paura, la stanchezza. In quel momento mi sentivo viva, davvero viva. Quiz sulla comprensione. 1. Non poter fare a meno di qualcosa significa A. Dover fare qualcosa perché è essenziale o inevitabile. B. Scegliere di non fare qualcosa per mancanza di interesse. C. Fare qualcosa per abitudine, senza neanche capirlo. La risposta esatta è la A. Non poter fare a meno di qualcosa significa non resistere e fare qualcosa di emozionante o importante. Non posso fare a meno di sorridere quando vedo un cucciolo. Quando sono entrata nella mia stanza, non ho potuto fare a meno di sussurrare. Non ci posso credere. 2. Riuscire a malapena vuol dire A. Fare qualcosa con grande entusiasmo. B. Riuscire a fare qualcosa con molta difficoltà. C. Fallire completamente in qualcosa. La risposta esatta è la B. Riuscire a malapena vuol dire fare qualcosa con molta fatica o difficoltà. Dopo una giornata di lavoro, riuscivo a malapena a tenere gli occhi aperti. Il freddo mi pungeva le guance e le mie mani erano così fredde che riuscivo a malapena a tenere la slitta. 3. Il puro brivido del momento è A. La sensazione di paura durante un evento importante. B. La sorpresa causata da una notizia improvvisa. C. Un'esperienza che provoca emozioni forti e immediate. La risposta esatta è la C. Il puro brivido del momento è quella sensazione intensa che ti fa provare emozioni forti e immediate. Ho provato il puro brivido del momento mentre saltavo con il paracadute. Nonostante tutto, ridevo. Il puro brivido del momento mi faceva dimenticare il freddo. 4. Spezzare il silenzio vuol dire A. Creare un momento di calma dopo una discussione. B. Interrompere un momento di silenzio. C. Evitare di parlare in una situazione importante. La risposta esatta è la B. Spezzare il silenzio vuol dire interrompere un momento di silenzio con un suono o una parola. Il pianto di un bambino ha spezzato il silenzio durante il film. Le luci però non arrivavano. Al contrario, un ronzio basso e inquietante ha spezzato il silenzio. 5. Non pensarci 2 volte significa
A. Prendersi il tempo per riflettere prima di decidere. B. Agire velocemente senza esitazione. C. Pensare 2 volte per essere sicuri della propria scelta. La risposta esatta è la B. Non pensarci 2 volte significa fare qualcosa subito, senza esitare o rifletterci troppo. Così, quando ho trovato l'Arctic Night Express, non ci ho pensato 2 volte. Ho comprato il biglietto e sono partita. Davanti alla scelta tra gelato al cioccolato o vaniglia, ho preso la vaniglia senza pensarci 2 volte. Se anche tu sei un amante del gelato italiano, non pensarci 2 volte e guarda questa storia. Grazie per la compagnia e al prossimo video. Ciao!